Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Aquario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di marzo 2023. Abbiamo la carta della Torre e la carta della Papessa, ragazzi. Mm, periodo di destrutturazione. Ho come la sensazione che qualcuno lascerà una direzione, lascerà, come vi posso dire, la materialità per avvicinarsi un po' di più alla spiritualità, sia che siate single, può essere una questione diciamo in linea generale, o anche a livello di relazione, quindi staccarsi da quello che sono i dettagli, se vogliamo, anche della quotidianità per avvicinarsi a quello che è una profondità maggiore all'interno della relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi poi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo qui. Allora ragazzi, partiamo con un bellissimo 2 di coppe, devo dire, 4 di coppe, re di pentacoli, 7 di coppe al contrario, fante di bastoni, asso di coppe al contrario e 10 di pentacoli. Allora, devo dire che c'è una situazione iniziale o in coppia o dove c'è stato comunque un incontro con qualcuno, quindi può essere che appunto abbiate conosciuto una persona nuova o abbiate incontrato... Sì, normalmente è un incontro di tipo romantico, quindi è proprio un qualche cosa che come vi posso dire, che inizia, mi viene quasi da dire. Anche se poi vedo questo 4 di coppe e dico, c'è qualcuno qui che non vede qualcosa. Normalmente è una possibilità, però ho come la sensazione, vedendo anche questo 7 di coppe, che non vi sia chiaro qualcosa, che non vi torni qualche cosa. E qui abbiamo questo re di pentacoli. Ho come la sensazione, andiamo a vederlo dopo meglio, però può essere la vostra persona di interesse, quella del 2 di coppe, o può essere una questione legata a voi e al vostro patrimonio. E vi dico così perché qui abbiamo la torre all'inizio. Il 7 di coppe al contrario è una carta che indica, eh, è un po' la stessa energia del 4 di coppe in questo caso. È come se non riusciste a vedere chiaro, è come se non riusciste ad andare oltre le illusioni, oltre quelli che sono i vostri desideri e le vostre aspettative. Certe volte la torre parla di un crollo dell'ego, un crollo dei propri desideri e anche delle proprie certezze. Qui un pochettino potrebbe essere così. E il fante di bastoni può essere una nuova persona che entra, diversa magari dal re di pentacoli, o potrebbe anche essere semplicemente il vostro tipo di atteggiamento, cioè dopo una fase di così ripensamento, se vogliamo, è come se si iniziasse a diventare un po' più egoisti. Ho come la sensazione che qui vi dicano di lasciare indietro, sarete come portati a lasciare indietro qualche questione legata all'ego, alla materialità per sviluppare la, la connessione con voi stessi ed è un po' quello che sento anche qui. Però andiamo a vederlo con il mini tarocchi, andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 5 di bastoni e un 8 di spade al contrario.
Ehm, allora, può essere che sia un compromesso, un accordo che si raggiunge con qualcuno, visto che comunque abbiamo un 5 di bastoni che parla di conflitti, però avendo anche questo 8 di spade al contrario, ho come la sensazione che potrebbe essere qualche cosa che vi calmi questo tipo di accordo, che vi metta, non dico il cuore in pace, però eh, che vi faccia vedere un po' meno nero di come avete visto fino adesso con questo 8 di spade. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Eremita e sacerdotessa nuovamente. Avete bisogno, ragazzi, di prendervi un attimo. Guardate, anche proprio sedervi sotto un albero e riprendere contatto con la natura, con madre natura, anche in questa raffigurazione l'eremita è sotto un albero, davanti a un fuoco. mm, è un po' come ricercare il fuoco interno, ricercare la propria scintilla, la propria verità, quello che vi dà l'entusiasmo. Perché comunque un compromesso alle volte non è sempre positivo, soprattutto se ci sono dei conflitti, se è un compromesso solo per mettere a tacere qualcuno. Andiamo a vedere il re di denari. Abbiamo un 6 di coppe e la carta del mondo. È qualcosa che ha a che vedere con la ricchezza interiore, mi viene da dire. Perché 6 di coppe è una carta che parla di infanzia, di passato e di bambino interiore. E anche il mondo è una carta che parla di bambino interiore. Ho come la sensazione che qui ci sia qualche cosa legato a, a voi stessi. Potrebbe anche essere un padre, ragazzi. Andiamo avanti, voglio vedere che cos'altro riesco a dirvi. Vediamo 7 di coppe. Ho come la sensazione che con questo re di pentacoli ci sia una relazione di vecchia data, per quello che vi dico che potrebbe essere un padre. O comunque potrebbe essere una persona che voi conoscete da lungo tempo. Però è una persona con la quale c'è un legame affettivo, ma non c'è una concretezza nella relazione, perché ho questo 10 di pentacoli al contrario, è come se sì, è un accordo verbale, ma non si arriva a un'ufficializzazione reale, diciamo. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. Voglio vedere questa qua che si era girata, aveva fatto capolino, un 6 di bastoni. Allora, abbiamo un fante di pentacoli al contrario e la torre, ragazzi. Anche qui è come se ci fosse tanto entusiasmo, però poi alla fine manca la parte concreta della questione. È come se, come vi dicevo qui, non vedete qualche cosa, state sottovalutando qualche dettaglio probabilmente. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 10, un altro 10 ed è di nuovo girato al contrario. Tenete presente che il 10 di pentacoli è uscito qui al rovescio, ma qui è dritto, eh. Come se bisognasse aspettare per riuscire ad arrivare a quello che è il compimento, l'appagamento a livello emotivo, perché così com'è, questa situazione è un po' drenante per voi, o questo compromesso. Può anche essere un compromesso che voi avete preso nei vostri confronti, tipo non scendo più a compromessi con gli altri, è un compromesso che avete fatto con voi stessi, o non permetto più che succedano certe cose, ok? Piuttosto sto da solo, mi riconnetto con me stesso, cerco di capire, di curare quello che non va o che non andava in questa relazione.
Però sì, fondamentalmente è un po' una carta di, cioè è un po' un momento di riconnessione con voi stessi, anche perché appunto essendoci l'asso di coppe al contrario, vi sento ben carenti di affetto, di amore, anche proprio di quello che voi date a voi stessi. Andiamo avanti perché il 10 di pentacoli è una bella carta. 8 di bastoni e cavaliere di spade. Ho come la sensazione che alla fine del periodo, a livello pratico non cambierà molto, ok? A livello concreto, diciamo. Però a livello spirituale sì, ragazzi, perché ci sarà questa sorta di presa di consapevolezza, questo momento di distruzione del proprio ego, del proprio egoismo anche per certi versi, e del fatto che insomma vi ridimensionate un po' perché è come se vi rendeste conto che non sapete tutto di questa situazione, dovete ancora lavorare su voi stessi, soprattutto dovete capire come non farvi più drenare energia in questa situazione. È un po' quello il movimento di questo periodo, avete bisogno di riconnettervi con voi stessi e capire dove mettere i paletti fondamentalmente. Perché qui comunque è vero che c'è un 10 di denari ed è una carta di compimento, però è vero anche che ci sono questo cavaliere di spade al contrario e questo 8 di bastoni. La sento un po' forzata come compimento, proprio perché quando c'è il cavaliere di spade al contrario parla di arroganza, parla di qualcuno che è intermittente, quindi è un po' come se fosse una cosa in equilibrio precario, questo tipo di compimento, perché è una cosa materiale e manca la parte spirituale ed è quello che vi dicono, diciamo fondamentalmente la torre e la papessa, di lasciare indietro un po' quello che è questa parte, se vogliamo, materiale per riuscire a dare più spazio al vostro cuore, al vostro intuito, alla vostra verità, a voi, fondamentalmente, anche al vostro bambino interiore, direi. Andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, i commenti, le condivisioni, le donazioni. Grazie a tutti perché ogni tipo di supporto per me è importante. Wow, questa carta è uscita tantissimo. Allora, questa carta fa riferimento a un atteggiamento che si assume quando si tende alla codipendenza ed è l'atteggiamento di chi rincorre fondamentalmente, ok? Quindi c'è una sorta di paura a lasciarsi andare. In un certo senso chi rincorre, ma anche chi scappa, certe volte è un modo di manipolare la relazione, no? E poi abbiamo baci, amore incondizionato, e qui lo sento tanto con questo osso di coppa, ragazzi. Avete bisogno di aprirvi a voi stessi, al vostro sé superiore, al vostro cuore, alla vostra parte più femminile, più ricettiva, più amorevole, più compassionevole di voi stessi. Qua in realtà parla anche di innamoramento, qui lo vedo, ma è combattuto questo momento, capito? E parla di dare e ricevere affetto. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. È come se ci fosse comunque un compimento da un punto di vista materiale, ma a livello emotivo manca qualche cosa. Ecco, manca la motivazione. Ops, scusate, era così. Ehm, allora, questa carta fa riferimento in realtà al fatto che va bene pensare, va bene meditare, va bene organizzare, pianificare, studiare, insomma, avete anche un fante di pentacoli da qualche parte qui. Però arriva un certo punto dove è necessario semplicemente agire, fare qualche cosa per portare i vostri sogni al compimento. E poi qui abbiamo la carta di divinazione. Questa carta è molto bella perché vi dice che in questo momento specifico, ve lo metto anche qui vicino alla papessa, perché la papessa è colei che sa,
è colei che vede cose che gli altri non vedono perché ha il terzo occhio acceso, illuminato, acceso, ha il terzo occhio aperto, che lavora bene. E quindi vi dice che avete in questo momento una capacità mentale molto abile nel vedere le cose in modo cristallino, in modo chiaro. Mm? Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!